Nel 2017 ho scarnificato un capodoglio che è morto a causa di una rete illegale dove era rimasto impigliato e della plastica che aveva ingerito. Ho deciso di prendere tutte le ossa, pulirle e creare un museo attorno ad esso, il MUMA Museo del Mare Milazzo. Buon blu amici, io sono Carmelo e oggi vi racconterò la mia storia. Sono un amante del mare e un biologo. Sono un Sea Beyonder Prada UNESCO, istruttore di immersioni con le bombole PADI e istruttore di apnea. Ho creato il Capo Milazzo Diving Center e sono un grande appassionato di fotografia e di video subacquei. Mi occupo di protezione degli animali e dell'ambiente attraverso la raccolta della plastica nelle spiagge, la liberazione di tartarughe e ho una grande passione per la divulgazione, sia sui social che in TV. Carmelo is Gro! Ciao cari amici di Striscia! Sono anche un istruttore di vela federale FIV e il prossimo progetto è il Cassiopea Project, ma ve lo racconterò nel prossimo episodio. Intanto oggi mi presento, ma partiamo dall'inizio. Sono nato e cresciuto in Sicilia, a Milazzo, una città strettamente legata al mare. Sin da bambino le coste frastagliate e i fondali rocciosi sono stati un richiamo irresistibile per me. Praticavo tutti gli sport legati all'acqua, ma principalmente le mie passioni erano la vela e la subacquea. Passavo interi pomeriggi a guardare i fondali con la mia inseparabile maschera scubapro, rimanendo ammaliato da tutti gli incontri che facevo sott'acqua. Con la mia piccola barchettina a vela, spinto dal vento, stavo ore e ore in mare e respiravo un profondo senso di libertà. A 20 anni passo a regatare con le barche a vela d'altura, vincendo tante regate, tra cui, per 2 volte, la regata internazionale Siracusa-Malta. Divento poi istruttore di vela federale FIV e lavoro per passione come skipper. Dopo la laurea in biologia, posso finalmente dedicarmi alla stesura del mio primo libro, Guida alla natura di Capo Milazzo. Ci metto dentro tutta la mia passione e le mie conoscenze e più di 500 foto che ho scattato in ben 10 anni. Non una semplice guida, ma una dichiarazione d'amore nei confronti della mia terra. Nel 2015 mi laureo vicecampione italiano di fotografia subacquea. Divento guida escursionistica ai GAE, ma il mio grande amore è sempre il mare e in apnea riesco a toccare anche i 50 metri di profondità. Divento istruttore di apnea e organizzo gare in cui Alessia Zecchini batterà per 9 volte il record mondiale di apnea, superando i 100 metri di profondità. Divento poi istruttore di immersione con le bombole PADI e creo il Capo Milazzo Diving Center, con cui facciamo immersioni nell'area marina protetta Capo Milazzo. Andare sott'acqua ha rappresentato per me sempre un modo incredibile per ricongiungermi con la natura e il mare. Isole Eolie, Sicilia, estate del 2017. Un capodoglio di 10 tonnellate resta intrappolato in una rete illegale. Entra così nella mia vita il capodoglio Siso. Vado in acqua, scarnifico ben 10 tonnellate di carne e nello stomaco trovo tantissima plastica. Siso è morto a causa dell'uomo. Dopo 15 giorni recupero tutte le ossa, ma purtroppo il mio amico Francesco, che mi aveva aiutato a portarle a terra, muore in un tragico incidente. Dopo un anno passato a ripulire lo scheletro e un altro anno a ricostruirlo, decido di chiamare il capodoglio Siso, il soprannome di Francesco. Fondo così il MUMA Museo del Mare Milazzo, in una chiesa sconsacrata del Cinquecento all'interno dell'antico castello. Ho ricostruito il capodoglio riposizionando nella sua coda la rete illegale che l'ha ucciso e nella pancia la plastica che ho trovato, per evitare che la sua morte potesse essere dimenticata come monito e messaggio rivolto alle nuove generazioni. Da allora, sotto il nome del capodoglio Siso, ho avuto la possibilità di proteggere tantissimi animali, come questo capodoglio, Furia, rimasto anch'esso impigliato in una rete illegale. Mi sono tuffato in acqua e sono sceso proprio come lui, senza respirare, in apnea. Ho avuto la possibilità di nuotargli accanto e di sentire la sua sofferenza, di entrare in totale empatia con lui. Aiutare questi animali è diventata la mia missione di vita. Un altro momento che mi ha toccato molto è stato quando ho navigato a fianco di Codamozza, una balenottera comune con la pinna caudale amputata. Nonostante ciò, Codamozza aveva una forza incredibile ed è riuscita a compiere un viaggio straordinario dalla Grecia alla Francia.
Un'emozione fortissima l'ho vissuta quando mi sono trovata in acqua con questa grande famiglia di capodogli. Nonostante un corpo grande e pesante quanto un autobus, si muovevano leggeri come nuvole. Un'esperienza incredibile che non dimenticherò mai. Ho avuto la fortuna di poter aiutare anche tante tartarughe marine, troppo spesso vittime dell'uomo, ed assistere alla loro liberazione. Fortunatamente ne proteggiamo anche i nidi ed ho assistito alla nascita di centinaia di piccole tartarughine. Ho organizzato decine e decine di pulizie della spiaggia e ho attraversato lo stretto di Messina trascinandomi la plastica. Ogni giorno al MUMA cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi attraverso laboratori didattici, strumenti interattivi come la realtà virtuale e realtà aumentata, che permettono di far rivivere il capodoglio Siso senza la rete che l'ha ucciso. Accogliamo ogni giorno centinaia di bambini che imparano giocando a rispettare l'ambiente. Ospitiamo anche mostre artistiche, fotografiche e opere musicali, fino a ospitare festival internazionali canori. E poi tante e tante coppie che hanno deciso di sposarsi al MUMA. Sì, avete capito bene. Nella mia vita ho fatto anche l'ufficiale di stato civile sposando tante coppie sotto il capodoglio Siso. Potete scambiare gli anelli. Loro si sono conosciuti al MUMA. In nome della legge vi dichiaro uniti in matrimonio. E qui hanno deciso di sposarsi. Insomma, come avete visto, non ci manca nulla, non abbiamo niente da invidiare ai grandi musei internazionali. Scherzi a parte, sono stati in tantissimi a parlare del MUMA, Linea Blu, Le Iene, TG5, ho parlato anche al TED. Su tanti giornali, siamo addirittura arrivati in Cina e alla CNN. E poi tantissimi riconoscimenti, come quello della Commissione Europea, dell'essere stato nominato Cavaliere del Mare e la visita ufficiale del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ma adesso stiamo per partire con una nuova grande avventura. Cassiopea Project. Seguitemi perché ve ne parlerò dal prossimo episodio.